Nota introduttiva. Il testo che segue è la trascrizione fedele e verificata di uno dei numerosi ciclostilati diffusi originariamente dalla dottoressa Antonietta Bernardoni tra gli anni 70 e 80 nell'ambito della sua attività medica e politica legata alla salute mentale. Per rispetto delle norme sulla privacy, alcuni dati personali sono stati parzialmente oscurati, pur mantenendo l'integrità del documento storico. La lettura è affidata a una voce digitale. Titolo: Conoscenze scientifiche non funzionali al profitto, ostacoli che si frappongono alla loro diffusione. Alcune delle difficoltà incontrate nella promozione dell'attività terapeutica popolare e nello smascheramento delle falsificazioni di psichiatria, psicoanalisi, psicologia. Autrice: dottoressa Antonietta Bernardoni, Modena, 3 giugno 1975. Conoscenze scientifiche non funzionali al profitto, ostacoli che si frappongono alla loro diffusione. Alcune delle difficoltà incontrate nella promozione della attività terapeutica popolare e nello smascheramento delle falsificazioni di psichiatria, psicoanalisi, psicologia. Chiunque, di poco o di molto, faccia progredire le conoscenze umane in un campo come quello psichiatrico, in cui una maggiore conoscenza implichi obbligatoriamente uno scontro con interessi costituiti, incontrerà difficoltà tanto maggiori, quanto più grandi sono questi interessi, quanto più abilmente tali interessi vengono mascherati sotto veste pseudoscientifica, e quanto più deboli sono le forze di coloro che avvertono in maniera impellente, in base alla propria appartenenza di classe e alla propria situazione di vita, l'urgenza di impadronirsi al più presto dei risultati di ricerche scientifiche relative ad un ambito di conoscenze sinora considerate di pertinenza psichiatrica. Uomini e donne, il cui dire e il cui fare venga considerato privo di ogni valore, in quanto sintoma di una malattia che renderebbe, a detta dei tecnici, chi ne sia affetto, incapace di intendere e di volere, hanno un profondo, vitale interesse ad impadronirsi di ogni conoscenza scientifica, atta a smascherare l'oppressione e la violenza psichiatrica. Ma quali sono le loro forze? Quali i loro collegamenti? Chi lotterà fianco a fianco di questi uomini e di queste donne per la loro liberazione e al tempo stesso per una valorizzazione e una liberazione ancor più avanzata di tutti i partecipanti alla lotta? Chi, in ultima istanza, deciderà della sorte di conoscenze scientifiche indispensabili al proletariato, ma non funzionali al profitto? Da chi dipenderà la possibilità delle masse lavoratrici di impadronirsi di tali conoscenze? Chi sarà arbitro dei tempi e dei modi della diffusione di esse? Su quale aiuto potrebbero contare i lavoratori, qualora persino organizzazioni della classe operaia si astenessero da una ferma condanna nei confronti di psichiatria vecchia e nuova, asservite oggi entrambe alle case produttrici di psicofarmaci? Che accadrebbe se l'opinione pubblica più avanzata cedesse di fronte al martellamento dei mezzi di comunicazione di massa, accettando la distinzione, tanto utile ai fini della conservazione dell'oppressione psichiatrica, tra una psichiatria vecchia da combattere e una psichiatria nuova da promuovere, diffondere e far progredire senza rendersi conto che la psichiatria è sempre e comunque vecchia, anche quando è verniciata di nuovo? In questo scritto ci limiteremo a prendere in esame soltanto alcune delle difficoltà che ha incontrato o sta attualmente ancora incontrando la diffusione delle conoscenze specifiche relative alla scoperta delle potenzialità terapeutiche insite in ogni uomo che non viva sfruttando altri uomini. Tali potenzialità terapeutiche sono in grado di manifestarsi concretamente e di agire efficacemente a favore di uomini e di donne che, pur essendo esenti da alterazioni organiche, presentino però manifestazioni sinora considerate di pertinenza psichiatrica, psicoanalitica, psicologica. Verranno inoltre qui prese in considerazione alcune difficoltà relative allo smascheramento, complementare alla scoperta delle potenzialità terapeutiche popolari, delle falsificazioni di psichiatria, psicoanalisi, psicologia, scienze satelliti del capitale, che svalorizzano la personalità umana al servizio dello sfruttamento.
Fino dalla più remota antichità, le classi dominanti sono andate alla ricerca di pretesti che giustificassero le disuguaglianze sociali tra gli uomini, attribuendole a disuguaglianze di carattere naturale. Le ideologie che attualmente imperversano giustificando le diversità di posizione sociale degli uomini sono di varia natura, in quanto, accanto ad ideologie recenti, continuano a vegetare ideologie che già furono in auge nel periodo schiavista o nel periodo feudale. Ma attualmente la fonte principale di giustificazione della divisione della società in classi e quindi della divisione fra gli uomini è rappresentata da ideologie che contano tra i loro strumenti più temibili psichiatria, psicoanalisi, psicologia. Tali ideologie si sono mosse su un terreno relativamente sgombro di ostacoli fino a quando non è sorta l'alternativa reale, in grado di valorizzare concretamente la personalità di ogni singolo lavoratore. Tale alternativa è rappresentata dall'attività terapeutica popolare, gratuita, collettiva, concreta, continuativa, reciproca, che rappresenta un insieme di conoscenze e di strumenti scientifici, che implicano obbligatoriamente uno scontro con enormi interessi costituiti, sia in quanto questa nuova scienza è in grado di intervenire efficacemente nelle turbe della personalità e del comportamento che non siano di origine organica, eliminando l'uso degli psicofarmaci, il cui fatturato raggiunge in ogni paese cifre astronomiche, sia in quanto essa sprigiona nell'ambito delle masse lavoratrici forze prima ignorate che mettono in moto processi di liberazione e di solidarietà per un iniziale superamento, sia pure insoddisfacente e parziale, degli ostacoli che il mondo capitalistico frappone alla realizzazione della personalità degli uomini concreti, nonché a un loro collegamento e a una loro mobilitazione per le lotte oggi in corso. Occorre infatti tener presente che, se il mondo capitalista è di per sé sempre e comunque svalorizzante, i danni che tale svalorizzazione produce sono diversi, a seconda che essa venga accettata passivamente da lavoratori confusi dalla propaganda padronale e quindi insicuri di sé e delle proprie forze, oppure venga affrontata coraggiosamente a viso aperto da lavoratori ben collegati tra di loro e con le proprie organizzazioni. L'attività terapeutica popolare è in grado di dimostrare, a porte aperte, in maniera inequivocabile che, qualora si sappiano mobilitare adeguatamente forze sufficienti attorno alla persona in difficoltà, anche lavoratori che avevano subito in precedenza un numero assai rilevante di ricoveri in manicomio, uomini e donne che i dispensari di igiene mentale non avevano saputo trattenere fuori dall'ospedale psichiatrico, se non per brevi intervalli, possono invece ritrovare un loro posto di lotta insieme a giusti collegamenti sociali, nella prospettiva di un miglioramento continuo della loro capacità di dare e, reciprocamente, di ricevere aiuto, contribuendo alla trasformazione di se stessi e degli altri mediante quei processi di critica e di autocritica, nonché attraverso quell'esame concreto di situazioni concrete in vista di un loro concreto superamento che costituiscono gli strumenti basilari dell'attività terapeutica popolare. Fra le obiezioni che sono state mosse all'attività terapeutica popolare da coloro che, in maniera palese o dissimulata, difendono, in campo psichiatrico, gli interessi delle classi dominanti, vi è quella secondo cui la conquista da parte dell'attività terapeutica popolare degli spazi sinora usurpati da psichiatria, psicanalisi, psicologia, presupporrebbe un cambiamento preliminare degli attuali rapporti di produzione. Si tratta di un'affermazione assolutamente infondata. Le nostre proposte non presuppongono di per sé un cambiamento preliminare dell'attuale società, ma comportano, bensì, per quanto possibile, in una società divisa in classi come la nostra, un cambiamento della qualità della vita e dei rapporti interpersonali di tutti coloro che partecipano all'attività terapeutica popolare, proponendosi non solo di migliorare la propria personalità e i propri rapporti sociali, ma proponendosi anche di diventare gradualmente
capaci di dare, insieme ai compagni, il proprio contributo a far sì che un numero sempre maggiore di cittadini possano passare dalla posizione di esclusi, per motivi definiti di natura psichiatrica, a quella di sfruttati, occupati oppure disoccupati, ma comunque capaci di lottare, assieme ai compagni e alle organizzazioni della classe operaia, per una trasformazione profonda della società in cui viviamo. Si tratta di una liberazione parziale che mira a fare acquisire a colui che è stato considerato diverso e persino a colui che è stato deportato per questa sua presunta diversità, nei lager psichiatrici, il posto che gli spetta tra gli altri lavoratori, in un mondo che dovrà essere profondamente mutato per opera dei lavoratori stessi, collegati con le proprie organizzazioni. Ma l'indispensabile collegamento con le organizzazioni della classe operaia, da parte di lavoratori esclusi dalla vita sociale, con motivazioni psichiatriche, potrà in taluni casi non essere facile, in quanto persino tali organizzazioni possono, in un primo tempo, incontrare difficoltà nell'acquisizione del nuovo in campo psichiatrico, soprattutto quando si tratti di conoscenze scientifiche che pongano in discussione rapporti di collaborazione con tecnici portatori di concezioni che, pur essendo scientificamente erronee, non sono mai state in precedenza smascherate nella concretezza dei fatti come tali, attraverso la dimostrazione dell'esistenza di una pratica scientifica alternativa a pratiche svalorizzanti e falsificanti che impediscono di condurre un esame concreto di situazioni concrete in vista di una loro concreta trasformazione. Pratiche svalorizzanti e falsificanti che sono tipiche di psichiatria vecchia e nuova. Infatti, la psichiatria è sempre e comunque svalorizzante e falsificante, anche quando abbia assunto il nome di psichiatria democratica. Ma mentre la vecchia psichiatria è ormai completamente smascherata e giustamente aborrita, temuta, combattuta dalle masse lavoratrici, la nuova psichiatria conserva invece tutta la sua forza e il suo prestigio, ed è perciò infinitamente più pericolosa. C'è persino chi crede di poter trovare una conferma della validità delle asserzioni di psichiatria democratica nella fama internazionale raggiunta dal suo caposcuola, Franco Basaglia, un personaggio che è stato imposto all'opinione pubblica mediante i mezzi di comunicazione di massa, così come si impone la marca di un dentifricio. Ma non occorre un profondo acume politico, né occorrono conoscenze economiche molto estese per rendersi conto che se multinazionali sono le case produttrici di psicofarmaci, multinazionale sarà anche la fama di colui che tanto ne favorisce gli interessi, alleviando per di più, mediante miglioramenti non sostanziali, la cattiva coscienza che riempie di giustificata inquietudine tutti coloro che contribuiscono, in maniera diretta o indiretta, a mantenere un loro simile in stato di asservimento e di privazione della libertà personale, non solo psichiatri, ma anche amministratori, anche responsabili di commissioni sanità e sicurezza sociale, di partiti politici, infermieri, parenti di degenti e tutta una folla di altre persone, più o meno direttamente coinvolte nei processi di detenzione anticostituzionale, nei lager psichiatrici di tanti cittadini cui compete, come a tutti, il diritto di vivere, per quanto oggi possibile, in libertà. Concludendo, si può facilmente prevedere che occorrerà ancora un certo tempo perché le amministrazioni democratiche riescano a rendersi conto che la fortuna di un personaggio come Franco Basaglia, fondatore di psichiatria democratica, deriva dall'essere riuscito a far coincidere i privilegi della corporazione medica con i profitti delle società multinazionali produttrici di psicofarmaci e con la cattiva coscienza di coloro che, essendo comunque coinvolti nella detenzione di cittadini nei manicomi, vedono gli orrori manifesti dei lager psichiatrici venire in parte attenuati e in parte dissimulati nelle cosiddette comunità terapeutiche, dall'aspetto meno feroce e dal nome falsamente consolatorio. Ma seguire la linea di psichiatria democratica non potrà portare in alcun modo gli amministratori cui spetta la responsabilità di prendere decisioni in campo psichiatrico
a fare gli interessi della classe operaia e dei suoi alleati. Continua. Bibliografia. Dipartimento Sicurezza Sociale, Regione Emilia-Romagna. Sanità, Assistenza e Tutela dell'Ambiente. Bologna, 1972. G. Berlinguer. Psichiatria e potere. Editori Riuniti, Roma, 1969. A. Bernardoni. Psichiatria senza futuro. La linea editrice, Padova, 1975. Lesev, Marxismo e teoria della personalità. Einaudi, Torino, 1973. F. Terranova, Il potere assistenziale. Editori Riuniti, Roma, 1975. S. Timpanaro, Il lapsus freudiano, La nuova Italia, Firenze, 1974. Autori vari. Psichiatria, Piano ospedaliero regionale, Riforma sanitaria. Atti del convegno di studio tenutosi a Salice, Terme, il 6 luglio 1974, Pavia, 1974. Autori vari. Salute nell'ambiente di lavoro e potere locale. Editori Riuniti, Roma, 1974. Ciclostilato improprio, presso Laura Barbieri, Viale Crispi. 41 Cento, Modena. Giugno 1975. Questo testo del 1975 parte da un'idea molto chiara e potente. Esistono conoscenze scientifiche non funzionali al profitto e la loro diffusione incontra ostacoli enormi. In che senso non funzionali al profitto? La scienza non è neutrale. Secondo Bernardoni, no, almeno non in un campo come la psichiatria. Il testo spiega che chi fa progredire le conoscenze in questo campo avrà difficoltà proporzionali alla grandezza degli interessi costituiti che minaccia. E questi interessi sono abilmente mascherati da un linguaggio pseudoscientifico. Quindi la diffusione di una conoscenza scientifica non dipende solo dalla sua verità, ma da chi avvantaggia? Esattamente. E l'autrice si chiede chi deciderà della sorte di conoscenze indispensabili al proletariato ma dannose per il profitto. È una questione di potere. Ma chi sono i diretti interessati a queste conoscenze scomode? Il testo è chiarissimo. Sono gli uomini e le donne il cui dire e fare viene svalorizzato, considerato un sintomo di malattia. Per loro impadronirsi di queste conoscenze che smascherano l'oppressione psichiatrica è un interesse vitale. E chi li aiuta in questa lotta? Il testo sembra porre domande molto dure. Sì, domande che suonano come un'accusa. Chi lotterà fianco a fianco di questi uomini e di queste donne? E ancora, che succede se persino le organizzazioni della classe operaia esitano a condannare la psichiatria cosiddetta nuova perché asservita alle case farmaceutiche? Il pericolo è che l'opinione pubblica accetti la distinzione tra una psichiatria vecchia cattiva e una nuova buona, senza capire che per l'autrice la psichiatria è sempre e comunque vecchia, anche se verniciata di nuovo. Quindi qual è l'alternativa reale che propone? Si chiama attività terapeutica popolare. È un concetto rivoluzionario, la scoperta delle potenzialità terapeutiche insite in ogni uomo che non viva sfruttando altri uomini. Una terapia che viene dalla solidarietà popolare per trasformare situazioni concrete di sofferenza, non dagli specialisti dei rapporti umani? Esatto, è gratuita, collettiva, concreta, continuativa e reciproca. È una scienza che entra in conflitto con gli interessi costituiti per due motivi. Primo, è in grado di intervenire efficacemente senza usare psicofarmaci, minacciando un fatturato astronomico. Secondo, sprigiona nelle masse forze di liberazione e solidarietà. Il testo fa un'affermazione forte. Dice che anche persone con molti ricoveri in manicomio possono ritrovare un posto di lotta grazie a questa attività. Sì, attraverso gli strumenti basilari di questa pratica, l'esame concreto di situazioni concrete e i processi di critica e autocritica. Non si cura un sintomo, si trasforma una situazione di vita. Ma una critica che le viene mossa è che questa trasformazione presupporrebbe un cambiamento preliminare della società. È vero? Bernardoni risponde che è un'affermazione assolutamente infondata.
Le sue proposte non presuppongono un cambiamento preliminare, ma lo promuovono cambiando la qualità della vita e dei rapporti interpersonali qui e ora. L'obiettivo è far passare gli esclusi per motivi psichiatrici alla coscienza di sfruttati, che però sono capaci di lottare per cambiare la società. Questo testo è molto duro con la psichiatria in generale, ma sembra avere una posizione critica particolare per quella che definisce psichiatria democratica. Perché? Perché, secondo l'autrice, mentre la vecchia psichiatria è ormai smascherata e giustamente aborrita, la nuova psichiatria conserva tutto il suo prestigio ed è perciò infinitamente più pericolosa. È un'imboscata. E qui arriva la critica frontale a Franco Basaglia, il caposcuola della psichiatria democratica. Sì, ed è radicale. Lo definisce un personaggio imposto dai mass media come si impone la marca di un dentifricio. La sua fama internazionale, per Bernardoni, non è una prova della sua validità, ma del contrario. Che accuse gli rivolge? Dice che la sua fortuna deriva dall'essere riuscito a far coincidere i privilegi della corporazione medica con i profitti delle società multinazionali produttrici di psicofarmaci. Inoltre, allevia la cattiva coscienza di coloro, amministratori, infermieri, parenti, eccetera, che sono coinvolti nel mantenere cittadini in stato di asservimento nei lager psichiatrici e le comunità terapeutiche non sarebbero che un modo per attenuare e dissimulare gli orrori del manicomio, dandogli un aspetto meno feroce e un nome falsamente consolatorio. Quindi per Bernardoni Basaglia non è un riformatore, ma un abile amministratore del sistema psichiatrico, tra l'altro con l'uso massiccio di psicofarmaci. Esattamente. Seguire la sua linea non porterà mai a fare gli interessi della classe operaia e degli oppressi. Quindi in conclusione il messaggio è che la vera battaglia è diffondere l'attività terapeutica popolare e smascherare senza pietà sia la psichiatria vecchia che quella nuova. Sì, nonostante gli ostacoli. Il testo si chiude con una bibliografia che non è solo un elenco, ma una mappa delle sue fonti teoriche e politiche. Mostra il tentativo di costruire un controsapere scientifico e marxista in opposizione al sapere psichiatrico dominante. È un testo che non lascia spazio a mezze misure. Divide nettamente il campo tra chi sta con l'oppressione e chi sta con la liberazione. E ci ricorda che alcune battaglie, anche quelle apparentemente tecniche come quelle in psichiatria, sono sempre, in ultima istanza, battaglie politiche per il controllo della conoscenza e della vita delle persone. Grazie per aver ascoltato. I sottotitoli in inglese e francese sono una traduzione automatica generata da YouTube. Questo audio ciclostilato è stato prodotto con sintesi vocale. Il contenuto è distribuito gratuitamente a fini scientifici, culturali e documentari. Se sei interessato a questo argomento, crea un gruppo di studio pratico teorico per discutere con persone che condividono lo stesso interesse, amici, colleghi, studenti, familiari o vicini di casa. Per approfondire può essere utile l'audio-video di Antonietta Bernardoni, l'importanza del gruppo di studio pratico teorico disponibile a questo link